Frittura di pesce o broccoli al vapore? Pentola a pressione o cottura alla griglia? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi cerchiamo di scoprire insieme quali sono i metodi di cottura più adatti per trarre il meglio dai nostri piatti. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi parliamo dei metodi di cottura più adatti per le nostre pietanze. Nel video riguardante le pentole che ti lascio qui sopra abbiamo analizzato quanto sia importante scegliere lo strumento giusto ogni volta che cuciniamo. La pentola non è solo un contenitore, ma è il vero e proprio elemento che può valorizzare o danneggiare un piatto. Dopo aver capito bene come selezionare quella giusta, analizziamo insieme i pro e i contro dei vari metodi di cottura. Quando pensiamo al metodo di cottura di determinati cibi, cerchiamo sempre di far risaltare il gusto delle nostre pietanze. Ma non dobbiamo sottovalutare l'importanza di cercare di far rimanere inalterate le proprietà nutrizionali dei nostri cibi. Ovviamente se siamo alla ricerca del benessere. Quali sono dunque i metodi di cottura con cui possiamo ottenere il meglio dai nostri cibi? I nutrienti si modificano con la cottura soprattutto in funzione della temperatura, ma anche la variabile tempo assume un'importanza da non trascurare. Prendiamo dunque in esame i vari metodi di cottura per valutare i pro e i contro delle varie preparazioni. Il primo di oggi è la bollitura. Con la bollitura, come sappiamo tutti, gli alimenti perdono parte del loro valore nutrizionale, che può essere però in parte recuperato riutilizzando il liquido di cottura. Infatti, le modifiche maggiori sono dovute alla diffusione delle sostanze idrosolubili in acqua. È possibile ovviare a tali perdite immergendo ad esempio le verdure in poca acqua e facendole cuocere per tempi relativamente brevi. Tra i minerali presenti nelle verdure, quello che viene perso in quantità variabile nell'acqua di cottura è il potassio. In certi casi la cottura migliora la biodisponibilità di alcuni minerali, ad esempio il ferro e lo zinco. Per quanto riguarda i cereali, la loro cottura in acqua migliora la disponibilità dell'amido all'assorbimento, ma determina una perdita fino al 60% delle principali vitamine e di alcuni minerali presenti come il potassio, come accennato prima per le verdure. Passiamo al secondo di oggi, la cottura a vapore. È una delle migliori cotture possibili. La cottura a vapore presenta un vantaggio enorme per la salute, che consiste nel permettere che le sostanze preziose presenti negli alimenti, come vitamine e sali minerali, non vengano disperse nell'acqua di cottura che successivamente verrà scolata, come avviene ad esempio nel corso della cottura tramite bollitura. Inoltre, la cottura a vapore avviene senza aggiungere grassi, anche sani come l'olio, permettendo la preparazione di pietanze leggere e dall'apporto calorico contenuto. Ho parlato dell'importanza dell'utilizzo dei giusti oli di cottura nel video che ti lascio qui sopra. La cottura a vapore permette allo stesso tempo di risparmiare dal punto di vista dell'energia consumata per la cottura e del tempo utilizzato per la preparazione delle pietanze. La fiamma del fornello non solo può rimanere al minimo, ma a volte può anche essere spenta qualche minuto prima del termine della cottura, quando il vapore si sarà ormai ben formato, in modo da poter risparmiare ulteriormente sui propri consumi. Al di sopra di una stessa pentola posta sul fornello possono essere impilati più cestelli per la cottura a vapore, in modo da permettere la preparazione di più pietanze contemporaneamente. Durante la cottura a vapore, l'acqua presente nella pentola non deve mai arrivare a toccare le pietanze. Per questo motivo, la quantità di acqua non dovrebbe mai superare la metà del volume della pentola. La quantità d'acqua non deve comunque essere eccessivamente scarsa per evitare di bruciare e rovinare il fondo della pentola. Una volta conclusa la cottura a vapore con sola acqua, essa potrà essere riutilizzata per il lavaggio delle stoviglie, o lasciata raffreddare e impiegata per l'annaffiatura delle tue piante del giardino o balcone. Il terzo metodo di cottura di oggi è quello a pressione. Da un punto di vista nutrizionale, la cottura mediante pentola a pressione è una buona soluzione.
in quanto generalmente viene impiegata poca acqua e quindi le perdite di nutrienti idrosolubili risultano minori rispetto ad altre cotture in umido come la bollitura. Quali sono queste modifiche a carico dei nutrienti? Secondo svariati studi scientifici, sembrerebbe che le perdite di vitamine siano inferiori in questo tipo di cottura rispetto ad altre. Non bisogna comunque sottovalutare il fatto che mediante questa tecnica di cottura, che impiega temperature più elevate, potrebbe essere sconsigliata la cottura di ortaggi e verdura a foglia tenera, dato il rischio di danneggiare i nutrienti presenti in esse. Il quarto metodo di oggi è la cottura alla griglia o alla piastra. Se confrontata con la maggior parte degli altri metodi già visti in precedenza, la cottura alla griglia, prima fra tutte, e quella alla piastra poi, sono le meno salutari. Il problema principale è la difficoltà nel controllare la temperatura di cottura. È molto facile provocare bruciature localizzate o diffuse nei cibi, con conseguente produzione di sostanze tossiche. Si possono usare accorgimenti che riducano questo rischio. Se l'alimento non permane troppo a lungo sulla piastra o sulla griglia elettrica, è un metodo di cottura che può andare benino se non si brucia l'alimento e se si cuoce senza l'aggiunta di grassi, che a quelle temperature si alterano facilmente. C'è poi la possibilità di usare spezie per insaporire senza arrivare a bruciare i cibi, o anche marinare gli alimenti con olio e limone al fine di contrastare la formazione di ammine, sostanza cancerogena per il nostro organismo. Infine è importante mantenere pulita la griglia per evitare che i resti di cibo già cotto vengano sottoposti a una ricottura e quindi ad una inevitabile bruciatura. La cottura alla piastra invece presenta meno inconvenienti, dato che è più semplice controllare il livello di cottura dei cibi. Esistono in commercio piastre che possono calibrare la temperatura. In entrambi i casi il segreto per evitare gli svantaggi della cottura alla griglia e alla piastra è sempre uno: evitare che si formi la crosticina di bruciato sugli alimenti. Il quinto metodo di oggi è la cottura al forno. I pro della cottura al forno riguardano soprattutto il sapore. Cuocere al forno può permettere di preparare le ricette con meno grassi aggiunti. Permette anche però di evitare che il cibo si abbrustolisca all'esterno. Questo tipo di cottura, rispetto alla piastra e alla griglia, favorisce una perdita maggiore di vitamine del gruppo B. Inoltre, le temperature alte raggiunte dal forno possono alterare la biodisponibilità dei nutrienti presenti nel cibo. Se da una parte la mancanza di acqua utilizzata per la cottura permette di mantenere intatti i nutrienti idrosolubili, dall'altra la temperatura elevata può distruggere vitamine e sali minerali. Per questo la cottura al forno deve rispettare i tempi e le temperature giuste per ogni alimento, evitando il più possibile la formazione di crosticine esterne, se puntiamo come sempre alla nostra salute. Piccolo accorgimento che possiamo utilizzare è bagnare l'alimento con del sugo per tutta la durata della cottura, così da evitare appunto la formazione di croste all'esterno del cibo. Il sesto ed ultimo metodo di cottura di oggi è la frittura. Nella frittura l'alimento viene immerso in una sostanza grassa portata ad una temperatura di 150-190 gradi, finché non è completamente cotto e l'esterno non viene dorato. I grassi portati a temperature così elevate si degradano, perdendo gran parte dei microelementi benefici per la salute e formando di conseguenza sostanze ingeribili e tossiche. Altro svantaggio di questo metodo di cottura è l'aumento del potenziale calorico dell'alimento. Non vi sono molti effetti benefici con questo tipo di cottura parlando a livello salutare. Sicuramente il gusto e la velocità di cottura sono migliori di altre tipologie di cottura viste in precedenza. Abbiamo analizzato insieme i metodi di cottura principali. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo. Ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con tutte le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!